La Banca d'Italia svolge ogni anno un'indagine su un campione di imprese industriali e dei servizi non finanziari con almeno 20 addetti e di imprese edili con almeno 10 addetti. L'indagine aiuta ad approfondire la conoscenza del nostro sistema produttivo e a prevedere l'andamento dell'economia italiana attraverso la raccolta e l'analisi di dati sull'andamento del fatturato, dei prezzi di vendita, dell'occupazione, degli investimenti e delle condizioni finanziarie. L'indagine sulle imprese industriali e dei servizi sul 2021 è stata condotta tra il 24 febbraio e il 16 maggio 2022. Nel 2021 le vendite hanno ricominciato a crescere, recuperando oltre metà della profonda flessione registrata nel 2020. Nel complesso, il fatturato delle imprese, valutato a prezzi costanti, è aumentato del 4,5%, grazie alla ripresa sia della domanda interna, sia di quella estera. Nella manifattura, il grado di utilizzo della capacità produttiva ha quasi pienamente recuperato i livelli precedenti la pandemia. Per il 2022 le imprese prevedono un andamento delle vendite sostanzialmente stabile. Le attese per l'anno in corso risentono anche degli effetti della guerra in atto tra Russia e Ucraina. Il 9% delle imprese ne prevede un effetto negativo forte sulla propria attività produttiva. Il 46% ne prevede un effetto lieve. Le aziende intervistate temono una riduzione della domanda, un nuovo incremento del costo dei beni energetici e difficoltà di reperimento degli input produttivi. Il positivo andamento del fatturato ha favorito la redditività aziendale. Nel 2021 la quota di imprese che hanno chiuso l'esercizio inutile è tornata sui livelli pre-pandemici, attorno al 75%. Il miglioramento è stato più marcato nel settore del tessile, abbigliamento, pelli e calzature e in quello del commercio, alberghi e ristorazione, in cui la redditività si era ridotta maggiormente nel 2020. Nel settore delle costruzioni la produzione è aumentata del 15% nel 2021, recuperando ampiamente la contrazione registrata nel 2020. La crescita è stata diffusa in tutte le aree geografiche e le classi dimensionali ed è stata sospinta soprattutto dalla produzione nell'edilizia privata, in cui circa metà delle imprese ha beneficiato dell'impulso del cosiddetto superbonus. La produzione nel comparto delle opere pubbliche ha continuato a crescere del 9% nel 2021. Le imprese si attendono un'attività sostanzialmente stabile nel 2022, ma con una riduzione nella produzione di opere pubbliche dopo un triennio di crescita sostenuta. L'occupazione totale, che nel 2020 era stata sostenuta dal blocco dei licenziamenti per motivi economici e dall'ampio ricorso agli strumenti di integrazione salariale, è rimasta nel complesso stabile nel 2021. È invece decisamente cresciuto il monte ore lavorate, recuperando il calo osservato nella precedente rilevazione in quasi tutti i settori, ad eccezione dei comparti tessile e del commercio, alberghi e ristorazione, in cui la contrazione osservata nel 2020 era risultata particolarmente marcata. Nell'edilizia l'occupazione è ulteriormente cresciuta, del 3%, circa. Per il 2022 le attese sull'occupazione prefigurano una crescita in tutti i settori. L'attività produttiva ha però risentito dei rincari delle materie prime e delle difficoltà di approvvigionamento di input produttivi nel secondo semestre del 2021. Tali ostacoli hanno riguardato la maggior parte delle imprese e hanno concorso a sostenere la dinamica dei prezzi, pur in presenza di una quota significativa di imprese che ha dichiarato di aver ridotto i margini di profitto. L'aumento dei listini nel 2021 è stato in media pari al 5%. Secondo le imprese, la dinamica dei prezzi si rafforzerebbe ulteriormente nel 2022. Nel 2021 gli investimenti hanno ripreso a crescere diffusamente in tutti i settori, in totale del 6%, trainati in particolare dalle imprese dell'industria in senso stretto. Rispetto all'anno precedente la pandemia è circa raddoppiata al 15% la quota di imprese che ha destinato alle tecnologie avanzate più del 40% della spesa per investimenti.
Secondo le attese delle imprese, gli investimenti continuerebbero ad aumentare nel 2022. I risultati dell'indagine sulle imprese industriali e dei servizi sono disponibili sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it. È possibile visualizzare e scaricare i fascicoli che commentano ogni anno l'indagine dal seguente link. O accedere ai microdati attraverso il sistema di accesso remoto della Banca d'Italia denominato BIRD, che garantisce l'assoluta riservatezza dei dati.